Buongiorno, ringrazio che mi trovo qua tramite l'amico Alessandro Pianelli. Comunque una terra questa delle Marche dove ho dimorato 3 anni nella mia vita ed è rimasta profondamente impressa, soprattutto le colline con ricoperte da manti di prato e di frumento. Quindi un vero, diciamo, richiamo alla naturalezza e alla tenerezza. Anzi, devo dire che credo si tratti di Norberto Bobbio, che nel suo inno alla tenerezza dice che le radici della tenerezza che si effondono nel mondo intero, queste radici le ha nelle vallate delle Marche. E così, detto tutto questo, riconosco anche un po' la mia spudoratezza a venire a parlare di esprimere considerazioni circa la poesia nella terra dove è nato un poeta italiano che tutti noi abbiamo e continuiamo ad amare, Leopardi. Tra l'altro un po' più a monte è nato Raffaello, questo artista che ha espresso con il colore quello che altri hanno espresso con la poesia. Ugualmente in questa terra anche Pergolesi, un grande musicista, lo Stabat Mater, e poi a me è molto cara anche la figura della Maria Montessori, è molto più conosciuto in Giappone che in Italia. Ricordo che in Giappone la stramaggioranza degli asili infantili giapponesi, sia diciamo di matrice religiosa oppure laica, fanno riferimento a lei. Ecco, mi trovo loro in questa terra che è già poetica in se stessa, è poetica prima ancora che nascessero i marchigiani con questi capolavori umani che sono stati questi nomi che ho espresso e tanti altri. Comunque eccoci qua allora. Io raccolgo le considerazioni che da qui in avanti vi esprimerò con alcune, anche qui, similitudini se volete, o con immagini. Direi conflitto e bacio tra l'infinito e il finito. E parlando dell'infinito, tutti noi viene in mente la poesia di Leopardi che porto qua con me. Questo sempre caro mi fu questo ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Quindi ecco l'infinito e poi questa siepe, il limite, il finito e l'infinito. Poi tutti ricordiamo la bellissima poesia e che poi conclude è viva e la presente è viva e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così tra queste immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ora, quello che io oggi vi esporrò, che è una mia convinzione, mia, quindi non è assolutamente niente in più che mia, ma mi pare veramente una convinzione che sia fondata, radicata nella vita mia e credo di tutti e quanti, che la grande poesia si svolge lungo il cammino della vita, dove continuamente sono in un conflitto e contemporaneamente in una profonda intimità l'infinito e il finito. Questa siepe che limita e poi quell'oltre, quel mare in cui naufragar m'è dolce. Una mia traduzione
recente ho usufruito del periodo del lockdown voluto dal Covid e ho tradotto un testo di un grande scrittore giapponese che è morto nel 1998, Indoshu Sako, di cui alcuni romanzi e anche alcuni saggi sono tradotti in lingua italiana, come per esempio Il Samurai oppure Il Silenzio, da cui Scorsese poi ha tratto il film Silence. Ho tradotto un'antologia dei suoi pensieri riguardo la spiritualità. Questo grande scrittore, veramente uno dei più grandi scrittori del recente Giappone, cattolico, però continuamente in una situazione quasi di conflitto, eppure di profonda intimità con il conflitto stesso. Eh, la sua profonda accoglienza del messaggio di Gesù, il Vangelo, però continuamente anche tutta quella ricchezza che aveva ereditato dalla sua tradizione, sia shintoista sia buddista. Il Giappone in genere viene presentato come un paese buddista, però credo che ogni giapponese direbbe, in un certo senso, preciserebbe che la prima espressione autoctona del Giappone fu lo shintoismo, molto fratello anche di quella via cinese che è il Tao. Comunque quella spiritualità che emerge, che germoglia in un rapporto religioso con la natura. Ehm, Ed eccoci qui allora, proprio a dire che in questo conflitto, intimo conflitto, conflittuale e contemporaneamente intimo, ecco, c'è quasi un tremito di due espressioni che sono intime alla nostra vita, che mai si riducono ad uno e mai ci separano in due e che quindi tengono la nostra vita in un continuo tremito. E io vorrei oggi proprio parlarvi della poesia come questo tremito che danza la nostra vita, fa danzare la nostra vita, fa danzare noi nella nostra vita. E sono considerazioni terra a terra le mie, naturalmente. Vengo da una terra, la mia, l'emiliana, dove si può anche l'Emilia vantare tante espressioni artistiche nella mia terra. Giuseppe Verdi ha fatto la sua parte molto elegantemente, però diciamo senz'altro meno dotata di quel senso poetico che hanno le vostre vallate e le vostre colline. Mi pare che l'humus cristiano, dato che oggi a me è chiesto soprattutto questo elemento, ma uso l'aggettivo cristiano, ma vorrei dire mio. Non lo sento come qualcosa d'altro da me a cui devo aggiungere l'aggettivo cristiano. Non è mio perché è cristiano, è mio. E poi nel procedere così del cammino umano viene espresso, identificato con l'aggettivo cristiano, ma non è qualcosa di aggiunto, è mio. Ecco, credo che ehm, l'humus cristiano sia proprio nel percepire che il finito e l'infinito sono eterni. Non sarà mai che l'infinito assorba il finito. Anche se molti catechismi banali che portano l'aggettivo cristiano ehm, parlano di un Dio che sarebbe la persona, impersonificherebbe l'infinito stesso e il finito gli è sempre qualcosa di inferiore e quindi gli è, diciamo così, connaturale l'assorbirlo dentro di sé. Questo non avverrà mai. Questo non avverrà mai. Perché l'humus cristiano è quel percepire che anche una formica ha una sua unicità. È vero, è nata ieri, forse fra qualche giorno un uccello ne farà un suo alimento e quindi non sarà più. Eppure
queste onde, che sono le onde del fluire del tempo e della storia, sono sempre l'eterno, ma non sono l'eterno in quella immaginazione astratta, filosofica che noi ne abbiamo. Sono l'eterno che sussiste nell'onda che scorre. E quindi tutte le cose, tutta la realtà è sempre un'evocazione di un infinito in cui ogni cosa sussiste e di cui ogni cosa è in un certo senso alito, e contemporaneamente però ogni cosa è una siepe, è un limite. Anzi, si giunge poi a comprendere che senza questo limite anche l'illimitato non vibra, come la corda di un violino. La corda di un violino, forse quelli più antichi erano composti con le budella di un animale, no? Quindi il richiamo anche di una sofferenza inflitta all'animale, tutto quanto così, quasi di aver deturpato dall'animale. Eppure senza quel sacrificio non c'è la vibrazione del violino, no? Quindi in tutto è contemporaneamente una vibrazione dell'illimitato, però vibra grazie a un filo limitato. E mentre mi permetto così, dato che una mia riflessione dai tanti libri che ho letto riguardo al buddismo, mentre nella spiritualità buddista o nella visione buddista della realtà quasi si intende a comprendere che poi il perdere questi, lo sciogliersi di questi siepi, di questi limiti, poi dopo non c'è più distinzione in un certo senso, il tutto è, il tutto poi, tutto quanto esiste che ha una forma, che ha un colore, poi tutto sarà il vuoto. Però il buddismo più autentico poi riafferma, ma il vuoto poi è tutte le cose una a una che noi vediamo e possiamo toccare. Però nel buddismo quasi c'è un prevalere dello sciogliersi delle forme e di trovare poi come riposo nella, nell'illimitato, diremmo, nel vuoto, là dove non ci sono siepi. Per cui il buddismo ha come quasi come parola che indica in certo senso la direzione nirvana, che è appunto spegnimento delle siepi, di tutto quanto. Mi chiedo scusa di aver espresso io questa considerazione, almeno è l'impressione mia che mi viene lasciata da quanto ho letto e ho conosciuto anche tanti, ho vissuto assieme con tante persone buddiste, una mia così quindi impressione. Ecco, mentre invece nel cristianesimo si acchiara la percezione, la convinzione che l'illimitato e illimitato, la siepe e l'infinito sussisteranno sempre. E quindi la poesia è questo tremito che ci accompagna sempre, perché continuamente siamo e infinito e finito. Siamo quel filo che se non viene toccato è inerte, è afono, ma se invece viene fatto vibrare diventa una melodia straordinaria. Quindi reciprocità, però contemporaneamente una unicità che rimane. Anzi, è proprio questo rimanere di ogni unicità che la vibrazione continua e che quindi il richiamo dell'infinito e viene sempre rinnovato. C'è un termine greco per chiamare il tempo che è Cronos, e questo Cronos è il tempo come il tic-tac del pendolo, no? È il tempo meccanico, quello che le nostre, i nostri orologi ci indicano, no? Con lo scatto della lancetta. Ma c'è un altro termine che è Kairos. Eh, il Kairos niente meno, è niente meno che il Cronos,
però con la percezione che in ogni tic-tac c'è una vibrazione dell'infinito, no? Ecco, io credo che queste due valenze che continuamente ci coinvolgono e in cui noi ogni giorno continuiamo a camminare sono un po' l'atmosfera, l'alito della poesia, la quale poi si manifesta in forme eccellenti, come ovviamente è quella di Leopardi, ma si manifesta anche nel linguaggio delle nostre donne che vanno al mercato, quando si salutano al mercato, quando si scambiano i loro pensieri, gli inchini con cui accompagnano le parole che dicono, oppure l'espressione degli occhi, no? Ecco, tutto diventa come quel filamento del violino che vibra. Ed ora io vi leggo un brano del Vangelo che senz'altro ricordate, è preso dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15. Siamo all'ultima cena, anche se sappiamo che Giovanni ha raccolto nel discorso dell'ultima cena quello che gli altri evangelisti invece hanno disseminato lungo il sentiero della vita di Gesù. E quindi che Gesù l'abbia detto in quel momento dell'ultima cena, l'abbia detto precedentemente, oppure anche non abbia mai detto così chiaramente questa parabola, ma che ha scritto il Vangelo, ha raccolto le vibrazioni che Gesù ha lasciato e che forse sono state all'autore del Vangelo, sono state trasmesse attraverso altre persone. Questa vibrazione che si sussegue da un filamento ad un altro filamento. Ed ecco allora, abbiamo nel Vangelo secondo Giovanni questa similitudine. Dice Gesù: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo puta perché porti più frutto. Voi sapete, voi siete già mondi per la parola che io vi ho annunziato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. La parabola continua, poi Gesù alla parabola aggiunge altre raccomandazioni, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici perché vi confido tutto, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, tutto quanto. Questa parabola ha questi grandi soggetti, no? Il primo grande soggetto è l'agricoltore che Gesù dice, afferma essere il Padre Eterno, essere quel principio che è, diciamo così, a fondamento di tutta l'universalità, che poi Giovanni stesso all'inizio del suo Vangelo afferma nessuno l'ha mai visto. Quindi non facciamocene un'immagine, perché andremo tra l'altro contro il Vangelo, ma soprattutto andremo contro noi stessi, perché ogni qualvolta ce ne vogliamo fare un'immagine, poi ci troviamo, diciamo così, sconfitti, perché nessuna immagine può descrivere l'infinito, perché l'infinito è tutte le immagini se si vuole, ma non la somma di tutte le immagini, è ciò che scorre dentro tutte le immagini. Quindi ecco, allora, l'autore è l'infinito, il Padre. Poi dopo il secondo attore della parabola è Gesù, il Cristo, il Figlio, che viene, Gesù dice, io sono la vite, io sono l'albero, è l'albero della vite. E poi aggiunge, e voi siete i tralci. Ora, il frutto della vite, no? Gesù dice, se voi non rimanete uniti a me, non potete portare frutto. Però ugualmente, se i tralci non rimangono uniti all'albero, la vite non può portare frutti. E se la vite con i suoi tralci non fa tutto questo operazione, questo lavoro, il contadino, il Padre Eterno, non produce nessun frutto. Allora, ecco, ci troviamo di fronte a una
una scena, no, una similitudine, usiamo appunto il titolo dato a tutto questo percorso, dove in questa scena compaiono gli attori e anche Dio è un attore. Questo è stato come, diciamo, c'è stato un timore nei cristiani nel cogliere questo, quasi fosse un diminuire la parte del grande attore che è Dio in tutta la realtà, mentre ci accorgiamo che il contadino, se poi non c'è la vite e se la vite poi non ha i suoi tralci, ecco, questo contadino non c'è più. Non è che il contadino non può fare nulla, non è neanche contadino, perché il contadino è reso contadino dal suo terreno, è reso contadino dagli alberi di cui lui ha tanta cura. Come ugualmente, ovviamente, se non ci fosse il contadino, non ci sarebbe l'albero, non ci fosse l'albero, non ci sarebbero i tralci. Questo cogliere che anche Dio è dentro, diciamo così, dopo tutto anche Dio è un finito dentro l'infinito. E Giovanni lo rimarca più di tutti gli altri evangelisti, perché poi dice Dio è amore. Dio è amore. Quindi Dio non è un assoluto. Alcuni cristiani usano questo aggettivo oppure lo rendono nominativo per dire Dio, ma nel cristianesimo non c'è l'assoluto, c'è la relazione. Oggi nella celebrazione eucaristica, nella prima lettura abbiamo letto il brano dell'Esodo dove Mosè si trova di fronte al roveto che arde e non si spegne e sente la voce, la voce che gli dice torna in Egitto, salva il tuo popolo, eccetera, eccetera. E, e se mi domandano chi è che mi manda, cosa devo rispondere? E quella voce dice, io sono. Io sono. E questo è, ma non è che questo è un discorso cristiano, questo che è un discorso universale. Ecco, prima c'è l'essere ed è dall'essere che poi scaturisce il conoscere. Infatti noi parliamo di riflessione, quando la mente si riflette sull'essere e in quel momento l'essere si esprime in una forma ed ecco, è l'esistere. L'esistere è l'essere che ha preso una forma, ha assunto un suono, una nota del violino. Però tutto questo poi diviene, scorre ed è inseparabile l'essere dall'esistere. Non ci fu mai un essere senza l'esistere e non ci può essere un esistere che si riduce alle forme esistenti, perché tutte le forme esistenti apprendiamo da questa religione sorella buddista che tanto rimarca che tutto è impermanente. Quindi tutto è impermanente, quindi l'esistere non permane, permane in un vuoto. Ma questo vuoto non è un vuoto perché non c'è dentro nulla, è un vuoto perché è l'anima del tutto, è l'anima del tutto. E poi questo divenire che a me richiama tanto lo Spirito Santo, questo vento. Infatti Giovanni parlando dello Spirito lo chiama proprio il vento, no? Il vento. Mi è caro qui prendere una poesia, diciamolo pure, di Giovanni della Croce, questo carmelitano mistico. Eh, Quanto è differente da certi nostri eh, linguaggi che usiamo anche noi preti con tanta così meccanicità, no? È più sbrigativo dire che lì c'è un Dio che è tutto, poi noi invece siamo un oggetto di Dio. Quindi uno è messo soggetto, gli altri oggetto, tutto il resto è la natura complemento d'oggetto, no? È tutto in questa categoria, diciamo in questo schema, no? Sembra di mettere a posto tutto subito, mentre poi ci accorgiamo nell'intimo che non è così.
Se io fossi un oggetto solo, sarei contento di essere un oggetto, mentre io, povero peccatore, prete di 82 anni, mi sento libero, libero. E questa è la grande poesia. E mi sento libero dentro l'inquietudine. Non la libertà, ho vinto io, sono entrato e adesso domino quella città. Anzi, libero perché spoglio. No? Ed ecco cosa ci dice questo grande mistico. Pensate, Giovanni della Croce, il mistico, subito dopo i proclami del Consiglio di Trento, dove si voleva quasi mettere a posto tutte le cose con delle definizioni, no? Dice, così, scusate un momentino, che la fonte io so che scaturisce e scorre, benché sia notte. Quindi non la vedo, no? Ma so che c'è una fonte che scaturisce e scorre. Quell'eterna sorgente si nasconde, ma bene io so dove conduce l'onde, benché sia notte. L'origine non so, non ve n'è alcuna. So che tutte le origini in sé aduna, benché sia notte. Non esiste altra cosa tanto lieta. So che il creato limpido disseta, benché sia notte. E so che non c'è fondo a intorpidarla e che nessuno mai potrà guadarla, benché sia notte. La trasparenza mai viene offuscata. So che di qui ogni luce è originata, benché sia notte. E so tanto copiose le correnti, che inferno e cielo irrigano le genti, benché sia notte. Fiume perenne vien dalla sorgente. So che altrettanto è ricco e onnipotente, benché sia notte. Terza corrente dalle due procede. So che né l'una o l'altra la precede, benché sia notte. A darci vita questa eterna fonte, in questo pane vivo si nasconde, perché ora è notte. Questo pane è ovviamente l'Eucaristia. Qui se ne sta chiamando chiamando ogni creatura e la ristora nella valle oscura, perché ora è notte. La sorgente del vivere che bramo, in questo vivo pane vedo ed amo, benché sia notte. Ed ecco allora questa similitudine dell'acqua, no? La stessa acqua è quella che scaturisce da dove? Non lo so, perché è notte, però sento che scaturisce. E poi quest'acqua non permane fonte, proprio perché è fonte, scorre, è fiume. E dove scorre? Scorre, evapora e diventa pioggia e la pioggia si diffonde ovunque. E ecco allora il rinnovarsi della vita, il rigogliare della vegetazione, i fiori, i frutti, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Non sono tre attori separati che dominano il mondo, sono l'anima del mondo, l'anima di tutte le cose. E quest'anima non la si può dire in un solo modo. Se la si dicesse soltanto nell'immagine paterna, come pare forse i nostri fratelli islamici, forse sono fermi lì bloccati da questo, però è mia impressione. Eh, certamente eh, nella fede cristiana noi sappiamo che Dio è indicibile, soltanto nella mano che dà, perché contemporaneamente è la mano che riceve, è nel cielo ma è nella terra. E poi le due mani si stringono e da una mano all'altra, da quella che dà e da quella che riceve, scorre il calore. La Trinità,
La Trinità non sono tre dei là in tre nicchie, è l'anima del tutto. Anima che non si lascia mai qualificare con una sola immagine, con un solo nome. Così, ora io vi prendo un altro poeta, Angelus Silesius, che è un tedesco, tra l'altro eh, era luterano, ma poi si è abbracciato la fede cattolica, ehm, ma l'ha abbracciata non per dire cambio religione, no, no, anzi, grazie al fatto che prima, essendo luterano, si era liberato da tante strutture messe su dalla gerarchia cattolica che invece volevano recintare la verità dentro schemi ben definiti, no? Al punto tale che se uno non le accettava veniva bruciato. Grazie a questa purificazione eh, camminata attraverso appunto il cammino luterano, poi ritornato, ma meglio ritornato, lui la prima volta che è entrato nella Chiesa Cattolica e ci ha lasciato dei distici che sono, per me sono un alimento infinito, me ne nutro continuamente e sono sempre nuovi. Ecco, ora vi leggo alcuni di questi distici, poi ve leggerò altri andando avanti nel discorso. Il titolo dove sono raccolti questi distici, che sono un po' come degli, sì, che conoscere il termine haiku di una certa forma poetica giapponese, sono come degli haiku, 2 righe, forse 3 righe, ehm, dove viene indicato un- una direzione verso cui guardare, ma come te le indica poi le parole si ritirano, perché sanno che ti impedirebbero di entrare in quella visione nel profondo. Sono come un risveglio, no? Eccoci allora ad alcuni di questi suoi distici. La divinità è mia linfa, da me verdeggia in fiore il suo Spirito Santo che dà vita al germoglio. Ecco, la divinità è mia linfa. E passo ad un altro distico. Dov'è la mia dimora? Dove non siamo né io né tu. Dove è il mio fine ultimo, cui devo giungere? Naturalmente un catechismo banale risponderebbe andare in paradiso, il Signore ti aspetta e tu entri in paradiso, così non vai all'inferno e tutto quanto così, no? E Silesio continua dicendo, eh, dove dov'è la mia dimora? Dove non siamo né io né tu. Dove il mio fine ultimo, cui devo giungere? Dove nessun fine si trova. Ove dunque mi volgerò, ancora oltre Dio, a un deserto devo tendere. Ci accorgiamo che anche la parola Dio non è l'arrivo del nostro cammino, eppure è preziosissima questa parola, la paternità divina, la sua provvidenza, è questo principio che presiede alla comunione universale. Però il mio fine non è prendere rifugio in Dio, oltre Dio. E vari di voi forse conoscono l'espressione che io credo essere anche così richiamata da Silesio in questo verso di Meister Eckhart. L'ultima preghiera che rivolgo a Dio è quella di liberarmi da Dio. Perché questa religiosità praticamente pone Dio come soggetto, noi come oggetto dobbiamo trovare il nostro posto e noi incasellati eh, nella nostra cassetta, noi adesso siamo a posto. No, non è così. Io non so cosa sarò dopo la morte e sono giunto
ad essere contento di non saperlo. Io ho fiducia, mi affido. Vengo da una gratuità piena da quello che è la mia mente, perché la mia stessa mente scaturisce da questa gratuità che mi ha posto qua. Dove andrò dopo la morte? Non mi interessa saperlo. Mi affido. Un altro versetto. Via via serafini, voi non potete allietarmi. Via via angeli, tutto ciò che in noi risplende. Ora non voglio voi, mi sprofondo soltanto nell'increato mare della nuda divinità. Questa nuda divinità non è il Padre, no? Altrimenti il Padre sarebbe il divino tutto raccolto in lui, raccolto in un ente, in una persona. No, il divino è la mano del Padre, ma contemporaneamente la mano del Figlio. E il Figlio come Figlio costituisce il Padre. Senti il Figlio, il Padre non è nulla. E il Padre senza il Figlio non è nulla. Il cielo senza la terra non è nulla, così nella vita, nel flusso della vita. E ovviamente la terra senza il cielo non è nulla. E senza la creazione, il creatore non esiste. No? Questo pensiero è stato anche del grande teologo Tommaso d'Aquino, che non ha mai creduto in una creazione come se fosse, adesso io mi metto qua, faccio dei vasi. La creazione è eterna, come un grande filosofo Bergson, che ha tanto amato poter anche essere proprio significare l'adesione a questa visione, l'aveva desiderata significarla con il battesimo nella Chiesa Cattolica, che ha rimandato perché ebreo non voleva minimamente, ecco, profanare questa sua decisione a ricevere il battesimo, ricorrendo al battesimo come anche un espediente per evitare persecuzioni durante l'ultima guerra mondiale. Però è morto così, senza ricevere il battesimo. Ma il battesimo l'ha ricevuto lo stesso. L'ha ricevuto attraverso il non riceverlo e l'averlo desiderato. E così chissà quante, tutte le espressioni di vita che hanno una coscienza, che hanno un palpito del cuore, che hanno una mente che pensa, tutti hanno nell'intimo un'aspirazione. Non se la sono inventata loro, scaturisce dall'essere loro un flusso, diciamo, di questa corrente illimitata della vita, un flusso limitato della corrente illimitata della vita. E tra questi due opposti, l'opposto quindi del limite e l'opposto dell'infinito, che rimangono ancora, però possono rimanere come due concetti ancora mentali, no? Eh, In mezzo rimane sempre un puro nulla. Io li sto usando con molta così disinvoltura, il tutto, eh, eh, ogni elemento, ogni cosa, il singolo, però in mezzo c'è sempre un puro nulla, come in ogni espressione della vita, Michael, no? Io semino un seme, per 3 giorni o 4 giorni nella terra rimane ancora seme, al punto che se lo vado di nuovo a dissotterrare è ancora un seme, appare ancora come un seme, anche se dentro c'è già tutto un movimento. Però ci vado 2 settimane dopo, non è più un seme, si è dischiuso, è un germoglio. Però tra il seme che finisce
è il germoglio che inizia, immancabilmente c'è un attimo di puro nulla, perché il germoglio non è il prodotto del seme. Il seme, se dovesse produrre, ripete se stesso. In mezzo c'è sempre una creazione dal nulla. E questa potenza creativa è in tutto, dappertutto. E questo ha diciamo, un richiamo preziosissimo, perché invece noi intendiamo sempre andare a delle conclusioni sbrigative. Dico, è stato così, quindi è così. Giudizi, sentenze, eccetera, no? In mezzo c'è sempre un attimo di puro nulla. Però in quel puro nulla non si rimane. Mentre in una mia comprensione del buddismo, no, meglio, più che comprensione, impressione, e ripeto, è mia impressione, sembra quasi che quel puro nulla poi sembra quasi un punto d'arrivo definitivo, no? Invece no, non è un punto d'arrivo, è sempre una Pasqua, un passaggio. E in quel passaggio di morte in cui non c'è nulla, ciò che nasce non è non deve pagare, in un certo senso, rimunerare da dove viene, perché è qualcosa di nuovo. E così anche nell'educazione abbiamo parlato, ho fatto il nome della Maria Montessori, la quale è una poetessa. Nel metodo educativo è una vera poetessa. Lei non ha mai accettato l'artificio, non ha mai accettato che l'insegnante è così bravo che prepara tutti in modo tale che i bambini, i ragazzi, devono senz'altro concludere in quella conclusione già precostituita dalla maestra. Il ragazzo deve arrivare in un punto che è meraviglia e novità anche per l'insegnante. Altrimenti non c'è l'educazione. Lo dico per me prete, perché se dovessi guidare le persone per portarle dove intendo io, le sto usando, le sto spegnendo. Ecco, nell'educare bisogna sempre rispettare quel puro nulla, diciamo così, di chi sta imparando e puro nulla di chi sta insegnando. E io direi anche puro nulla per Dio. Infatti, Dio non cancella la libertà. A noi piacerebbe più un Dio che interviene lui con i suoi principi di giustizia e mette a posto tutto, blocca le guerre, eccetera. Mentre Dio non si fa mai vedere, perché non è un ente che agisce sopra gli altri. Dio, la sua presenza e il suo grande ministero è quello di essere un'anima intima al tutto. Ma in ogni cosa c'è la singolarità di quella cosa, che è sempre per Dio un tu. Non è un prodotto di Dio, anche per Dio è un tu. Così, eh, quasi come ci fosse una generazione reciproca, no? E tutto è soggetto di questa rigenerazione, come anche visto dall'altra parte tutto diventa oggetto. Tutto diventa oggetto. Basta non dare valori assoluti a questi termini. Ora, Dio non è l'assoluto, ma l'amore. Se non è amore, non è Dio. E continuo ancora con il mio carissimo Silesio qua. Mi dice, so che senza di me Dio non può un istante vivere. Se io divento nulla, deve di necessità morire. Perché Dio è Dio, ma è una funzione divina per il tutto. E se questa funzione
divina non ha dove offrirsi e espletarsi, non ha significato, no? È come, diciamo così, un bravo vibratore di violini, però non c'è nessun violino, non serve a nulla. Dio senza le creature non ha senso. Silesio è un prete, anzi vi devo dire che siccome lui nell'Eslesia dove che si era fatta protestante, poi lui si fa cattolico, diventa prete, faceva la processione portando l'Eucaristia, no? E veniva insultato e lui sorrideva, portava l'Eucaristia. Poi quando veniva insultato diceva, ma pure è proprio il pane e il cibo e la bevanda che ci nutrono, chinate il capo. E così continuava a fare questi suoi gesti straordinari. Ehm, Anche Dio deve morire se vuol vivere per te. Come pensi senza morte di ereditare la sua vita? Se Dio non muore, entra in me come Dio e mi possiede, fa da dittatore nella mia vita. Dio mi ama entrando in me morendo. Ecco allora l'Eucaristia, no? Ecco, il figlio di Dio, ed è figlio di Dio, è venuto sulla terra, viene sulla terra non perché noi siamo stati cattivi e il Padre l'ha mandato per riparare le cose, no, perché Dio è così. Sapete, c'è un brano della lettera di Paolo che dice, no? Eh, Christos, Zeus Ios, eh, ehm, os Zeus, poi si è umiliato, e questo os è il relativo greco, è il Cristo, il quale è figlio di Dio e si fa uomo, no? E tutti i nostri vescovi traducono, pur essendo figlio di Dio si è fatto uomo, no? Ed è un errore, un errore di traduzione molto grave, perché induce quasi a intendere che si è fatto uomo quasi per colpa nostra, no? Una cosa stentata. Ma se Dio non si fa presente, non è più Dio. È il Dio di tutto, quindi si fa presente nel tutto, no? Ecco, allora, eh, Dio muore. Nietzsche, no? Dio è morto, no? Ma così deve essere. Se Dio non muore, rimane rinchiuso nel suo io assoluto e tutto il resto è per lui è semplicemente, diciamo, servitù o semplicemente oggetto, no? Chiedi, mio cristiano, dove Dio abbia posto il suo trono? Qui dove egli te, come suo figlio, fa nascere in te. Ma dove sta Dio? Dove ha messo il suo trono? Eh, dove egli te, come suo figlio, fa nascere in te. Là dove ti aiuta, no? A maturare in figlio di Dio. Ecco, andiamo. Dio è la cosa più povera. Se ne sta nudo e libero. Perciò dico a ragione che povertà è divina, perché Dio non ha nessun senso se non quello di essere il divino che in noi, che fa vibrare eh, eh, queste corde, eh, le corde del limite, che è la nostra esperienza di vita. Voleva anche leggervene un'altra ancora. Eh, la dolce divinità è nulla e men che nulla. Chi nulla in tutto vede, credimi uomo, vede bene. Ecco allora la poesia cristiana è essere in questo tremito tra il finito e l'infinito e rimanere lì e vibrare, non cercare rifugi o in una soluzione, in una conclusione che è non esiste niente in più del realismo concreto, materiale della vita, oppure nel parlare
di una divinità che è assoluta, fuori di noi, eccetera, eccetera. No, rimane lì in quel tremito, vibra, vibra. Questo vibrare è poesia. E come vedete, come lo vediamo vero nella gente umile questo, quando parla di ciò che accade, no? Vedere come vibrano le persone anche davanti alle notizie che riceviamo in questi giorni, no? Come vibrano. Io a Milano ho ricevuto anche varie ucraine che sono venuti appunto in chiesa a parlare e mi sono unito alle loro lacrime, no? E perché hanno figli che tra l'altro si sono presentati come volontari per difendere la propria patria. Ecco. E allora, e questo vorrei proprio rimarcarlo. Il finito non è il finito, la bocciatura, perché non siamo infiniti. Non è il finito per lagnarsi, ma per fiorire in un colore, non in una, diciamo così, in un'opacità, no, in un colore ben distinto, in un fiorire in qualche cosa. E, e tutto questo avviene, riprendendo la poesia, la similitudine dal Vangelo di Giovanni, attraverso la potatura. E quel potatore è Dio. Lo so che dirlo sembra crudele, ma io credo che anche questa guerra è una potatura. Non ha niente a che fare con il dire, quasi nell'approvare che ci siano state tante morti. Le morti sono avvenute, sono accadute. E io non mi ripiego semplicemente al lamento o semplicemente a una condanna, diciamo però, arida, inerte. E se affermo è una potatura, è perché io, il mio filamento, quel filamento del mio violino, che sono io, mi lascio potare, mi lascio recidere. Quindi allora anche il sacrificio è poesia, certo, certo. Un grande scrittore giapponese, un medico, Nagai Takashi, di Nagasaki, e la bomba atomica ha bruciato la sua moglie e la sua casa. I suoi figlioli erano dalla nonna lontano, si sono salvati. Lui era un ricercatore degli effetti della radioattività sul corpo umano. A Nagasaki c'è un ramo universitario che proprio porta avanti queste ricerche e lui era lì protetto quindi da muri molto spessi, però naturalmente poi le radiazioni sono penetrate anche nel laboratorio dove si studiavano le radiazioni e morirà 6 anni dopo essere stato appunto irradiato da queste eh, eh, forze maligne della bomba atomica. Però quei 6 anni, almeno 4, finché stava in piedi, non ha fatto altro che curare gente che moriva. Negli anni seguenti alla bomba atomica la gente continuava a morire sempre per queste radiazioni diventate appunto leucemia. E poi muore anche lui dopo 6 anni. E si era fatto costruire un eremo là proprio dove la bomba atomica aveva distrutto tutto. Lui era diventato cattolico perché aveva sposato una ragazza lì della vallata, che poi sua moglie fu bruciata dalla bomba atomica, ehm, ed era quella vallata abitata dai cristiani, discendenti dei cristiani nascosti, e chi ha visto il film Silence comprende molto bene, quei cristiani che hanno conservato la fede senza preti per 250 anni, ecco, radunandosi in preghiera di notte soltanto, eh, per non essere scoperti, eccetera, fino al 1867. Dal 1800, scusate, ho sbagliato, sì, è giusto, dal 1614 al 1867, quando fu dato di nuovo la libertà religiosa. E, e lui scrive che la grande bomba, questo diciamo,
questa nube tossica di male che era la guerra, l'odio, dovunque arrivava durante gli anni della seconda guerra mondiale, dunque arrivava, distruggeva e vinceva sempre e poi si trasferiva altrove. Arrivata a Nagasaki andò a scoppiare, ha sbagliato in un certo senso questa nube cattiva, è andata a scoppiare sopra un convento di suore dove una ventina di ragazze novizie, quindi ventenni, stavano pregando in chiesa e le ha sciolte tutte quante. Però lui dice che il candore di queste ragazze e la loro tenerezza hanno abbattuto il grande male e l'hanno loro stesse nel loro olocausto l'hanno mandato giù e l'hanno spento. È un concetto che è stato enunciato anche da quel grande pastore protestante Bonhoeffer, no? Anche lui ha parlato proprio dell'olocausto degli innocenti, dei giusti, che hanno poi spento il grande male della bomba atomica. Così comunque, ecco, allora anche il sacrificio è poesia. Anche il sacrificio è poesia. Allora la poesia così si diffonde come conflitto, un conflitto intimo tra l'infinito e il finito. L'abisso della mia anima chiama sempre a gran voce l'abisso di Dio. Dimmi, quale è più profondo? Finché con sforzo e pena uomo pratichi la virtù, non la possiedi ancora, la cerchi soltanto. Perché la vera pratica della virtù è quando non ci pensi più e tu ti offri. Io sono. Ecco la prima lettura dell'Esodo di oggi, no? Io sono. Non è che faccio una preghiera, io sono preghiera. E qui viene molto bello quel distico sempre del Silesio che dice: la rosa fiorisce senza un perché. A se stessa non bada, che tu la guardi non chiede. È un conflitto, quindi è un'agitazione. Eppure nell'agitazione questa presenza. No? Ecco qua un altro pagina, il gioco 194 morti di Dio. Sì, 194 il gioco. C'è un distico dove, se adesso può darsi che non lo trovi subito, non voglio far perdere tempo, dove dice: ma allora tutto questo, dice, e allora tutto questo, dai, è un gioco tra il finito e l'infinito. E il gioco avviene in te. Sei tu che giochi con l'infinito, giochi nella relazione con gli altri esseri. Allora, quanto è preziosa, diciamo, prezioso il silenzio. Il silenzio. Anche Leopardi, quando ha scritto l'infinito, non è che l'ha gettato giù di botto, è arrivato e ha trovato una poltrona, se l'è messa lì nel giardinetto, tac, si è seduto a scrivere poesia. Non so quanto tempo sia rimasto a guardare quella siepe, poi tra le fessure vedere le lontane montagne. Ecco il silenzio, perché bisogna che lasciare che il tutto, i tanti elementi, che sono tutti i nostri fratelli e sorelle, in un certo senso interagiscano e noi ci mettiamo in ascolto. E poi ecco quel tocco, ecco arriva il nostro tocco, la nostra vibrazione, che se per caso arriva troppo presto è fuori momento. Un mio compaesano Fotoscanini, tra l'altro la mia famiglia abitava
in un appartamento, e sopra avevamo l'appartamento dei cugini di Toscanini, quindi eravamo abbastanza una certa familiarità. Eh, Si dice che lui si accorgeva se uno in un grande concerto eh, suonava la sua nota eh, prima del momento giusto. Quindi se sbagliava il tocco, no? Sbagliava anche di qualche secondo, no? Lui se ne accorgeva, no? E così è, credo. Eh, Ed è la poesia, io credo, tutto questo. Perché dopo diventa la poesia diventa nelle sue svariate forme, che le forme, e anche la poesia della senza nessuna forma, la poesia del silenzio. Mi dice che Alessandro poco fa mi ha condotto dove sta un po' allestendo la sua casa, dove lì vivere con la sua sposa e con le sue figliole, e come mi elogiava il fatto di trovarsi su una collina con questi spazi aperti, e poi dopo anche però con alberi che chiudono e poi aprono, no? Ecco, io credo che anche tutto questo lavorio è poesia. E, Alessandro si è trovato per caso ad avere un ospite che oggi doveva fare questa conversazione, e quindi ha fatto il suo nome, ma chissà quante persone stanno veramente poetando nel loro lavorio, anche del trovare una dimora, trovare un modo per esprimersi nel lavoro. Questa ricerca, tutto però sbiadisce e da poesia diventa prosa, ma noiosissima. Quando il tutto viene eh, così condizionato a un profitto da ottenere. Quindi non c'è più nessuna meraviglia, ci saranno soltanto lamenti, perché in genere quando uno si mette una meta come punto d'arrivo e se la decide lui, se la descrive lui, se la valuta lui o lei, e naturalmente se la gonfia, no? Se la gonfia. E quindi poi sarà un lamento continuo perché non ce l'ha fatta, e poi sarà un cercare capri espiatori perché forse i figlioli ne sono ammalati, oppure non so che cosa, tante cose. Ecco, è sempre vittima. Chi si prefigge in anticipo il punto d'arrivo e farà poi vittima del suo ritardo a raggiungere il punto d'arrivo, della bocciatura che conseguirà. Ecco, come quando dei genitori dicessero, mi permetto di dire, ecco, due hanno ritardato ad accettare la gravidanza fino all'ultimo, poi dopo non è più arrivato nulla. Le hanno provate tutte, è andata all'estero, così non è più arrivata. E me l'hanno confidato, no? Dice, tante volte, dice, la vita tentava di sbocciare in noi, ma dicevamo adesso non abbiamo tempo, a suo tempo. Ed erano loro che fissavano il tempo, fissavano la data. E forse se per caso fosse arrivato avrebbero fissato anche che colore di capelli doveva avere, che cosa avrebbe potuto fare da grande, da adulto. E tutto questo, usando un'espressione di Paolo, spegne lo Spirito Santo, il vento della libertà, il vento della rinascita, il vento del perdono, il vento della follia, la follia del perdono, la follia del perdono. Perdonare chi ti ha fatto tanto soffrire e vivere il resto della vita non come risentimento perché sei stato maltrattato, ma gustare la gioia di una relazione che è nata nuova, perché il perdono non avviene mai se in mezzo non c'è quell'attimo del puro nulla. Se si vuole ottenere il perdono deducendolo da ragionamenti che farebbero balzare direttamente dal momento in cui c'è l'odio per il male ricevuto, balzare subito invece nella capacità di perdonare, eccetera, eccetera, allora sarebbe come il perdono di uno che va a dire ti ho perdonato e non dimenticarlo, sai, eccetera, eccetera. No, non è perdono. Il perdono è nuovo per chi è perdonato.
ma è novità anche per chi perdona. L'umanità di chi perdona è nuova. Ecco, allora io trovo così nel cammino cristiano eh, questa danza del finito e dell'infinito, che però si manifestano, il finito prevale in certe posizioni, ma prevale perché in quel momento è la sua parte. Altre volte prevale il finito perché è la sua parte, ma senza il finito, senza l'infinito, non c'è la poesia. Senza il verso non c'è la poesia, ma senza l'ispirazione non c'è il verso. Senza il tocco di colui che ha un tocco fine, no? Melodioso, non c'è appunto la vibrazione del violino, ma senza il filamento, che è pura materia, non c'è il tocco, non c'è la melodia. Giovanni della Croce, ritorna un po' a questo nostro grande, ecco, dice a un certo punto: specchiamoci nella tua bellezza, parla a Dio, quindi il finito che parla all'infinito. Facciamo in modo che per mezzo di questo esercizio di amore giungiamo in cielo a specchiarci nella tua bellezza, vale a dire io sia trasformata, e siccome Giovanni della Croce fa parlare l'anima, è al femminile ma è lui che parla, io sia trasformata nella tua bellezza, tanto che divenuta simile a te, e quindi siamo proprio in tono, perché con similitudine di questa iniziativa, anzi possedendo la tua stessa beltà, ci vediamo tutti e due in essa. Ciò avvenga in maniera tale che, guardandosi l'un l'altro, ciascuno di noi veda nell'altro la propria bellezza, giacché, essendo io già assorbita nella tua beltà, quella dell'uno e dell'altro è tua soltanto. Così io vedrò te nella tua bellezza, e tu me nella tua bellezza, e tu ti vedrai in me nella tua bellezza, e io mi vedrò in te nella tua bellezza. Che io sembri te nella tua bellezza e tu sembri me nella tua bellezza, e la mia bellezza sia la tua e la tua sia la mia, così io sarò te nella tua bellezza e tu sarai me nella tua bellezza, poiché la tua stessa bellezza è condivisa con me. Però non sarà mai che l'io diventi il tuo e il tuo l'io, no? E la bellezza che scaturisce da queste posizioni differenti dell'unico essere è appunto l'ambito dove fiorisce la vita poetica, la vita che è poesia. E la vita che è poesia è anche sofferenza ed è anche morte. Non l'ho fatto, mi sono trattenuto in queste citazioni che convergono tutto in questo fecondo dialogo tra il finito e l'infinito, che non saranno mai uno da una parte e uno dall'altra. Non ci sarà mai un finito che dentro non ha l'infinito e un infinito che dentro non ha il finito. Però ci saranno dei kairos, ossia kairos è il tempo, ma è il tempo di ogni cosa, no? È come se io mangiassi un pomodoro cresciuto nella serra, accendendo la stufa in dicembre, e invece mangio un pomodoro cresciuto in campo aperto in luglio. Il pomodoro di luglio è Kairos, l'altro è Cronos, no? Quindi ecco, allora in tutto c'è il finito e c'è l'infinito, però in ogni cosa in quel momento c'è il Kairos, un Kairos che in un certo senso mette in evidenza l'aspetto finito, oppure mette in evidenza l'aspetto infinito. Il pastore di Agnelli Regali, e questo è un poeta proprio del secondo secolo, diremmo quasi è un po' un primo filosofo, anche un primo poeta cristiano, che è Clemente d'Alessandria, no? Notate come lui descrive la funzione di Gesù, no? Che
è figlio di Dio, è Dio che scende, no? Che scende. Guardate che mentre tanti nostri canti continuano a dire, o anche certe nostre preghiere, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon, pietà, eccetera, e sono proprio sterpaglia, sono così diremmo proprio da cestinare, no? Concludo. Il nulla, il tuo necessario limite, nera fonte di ogni altro male, tuo dramma di essere Dio. Era proprio quella che volevo citare, no? Ecco, così, quindi c'è tutta questa immensa ricchezza e io mi sono soffermato in alcuni, e a conclusione il ricordo di 7 segni che poi nella tradizione della Chiesa sono diventati quasi segni proprio fondamentali, messi quasi lì a ricordare il valore di tutti i segni, i sacramenti. E nel sacramento ci sono sempre 3 attori: c'è Dio, c'è l'uomo e c'è la natura. Senza Dio non c'è sacramento, senza l'uomo non c'è sacramento, senza la natura, con l'acqua, con il pane, con il vino, con l'olio, e senza che il corpo di un uomo, che l'organo maschile si affidi all'organo femminile in un abbraccio di donazione. Non c'è sacramento del matrimonio, non c'è. Quanto è importante la materia, quel filamento che toccato vibra la melodia, i sacramenti. E ritorno con l'ultima mia, con quella impressione che ho detto più di una volta. A me pare che sia proprio questo l'alito poetico della vita, della vita che è sempre la mia vita. Non è la vita cristiana che sono andato a comprare e mi sono messo addosso, no? È la mia vita che ha il beneficio così di avere ricevuto dalla tradizione cristiana questo alimento, ma sono io che vivo, perché l'alimento l'ho digerito, adesso è mio, sono io, no? È questo che non c'è mai lo spegnimento, rimane sempre la relazione, e in quella relazione una potenza che, mentre unisce te con chi ti sta vicino, unisce tutto l'universo, e quella potenza io la chiamo Dio. E poi c'è l'opera dell'uomo, quest'ultimissimo arrivato nell'evoluzione cosmica, eppure con tutta la sua unicità. Ecco la possibilità di pensare, di volere, di perdonare, e poi la madre natura con i suoi elementi, tutti assieme. Amen. Grazie. Ale, se volevi dire qualche cosa, oppure se vuoi fare qualche domanda. Volevo ringraziare in modo ufficiale. Intanto volevo ringraziare il nostro ospite per essere stato con noi. È stato un momento molto, molto denso di significato. Non abbiamo ricevuto domande, però nel frattempo abbiamo pubblicato alcuni contenuti noi che poi restino, quindi alcune delle frasi che ci hanno colpito di più, che ha pronunciato il relatore, le abbiamo lasciate tra i commenti, in modo che poi, questa è un po' la bellezza del digitale, che i contenuti continuano a vivere anche dopo, quindi ci saranno altre persone che lo guarderanno nei prossimi giorni e magari avranno modo di rifletterci. Siamo andati un po' lunghi, quindi anch'io cercherò di restare nei tempi. Le citazioni sono state molte, i riferimenti moltissimi. Personalmente sono molto contento che abbiamo fatto questa proposta, perché è molto diversa da quello che facciamo di solito, ma ci piace
come dire, ampliare il più possibile il nostro raggio d'azione, perché siamo convinti che la poesia possa essere veramente ovunque, in tutti i luoghi, e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione con tanti esempi presi da tante, insomma, citazioni diverse. Personalmente io sono storico dell'arte, quindi quando si parla di tempo, nella sua duplice accezione, mi vengono in mente un sacco anche di immagini che ritraggono il tempo come Cronos e come Kairos, e volevo insomma concludere portando anche questa piccola riflessione mia personale sul fatto che ho come la sensazione che siamo in un tempo molto di quantità e poco di qualità. Se Cronos, diciamo, corrisponde alla quantità, proprio all'accumulo delle ore, Kairos alla qualità del tempo, mi sembra che quello che viviamo per tanti motivi è un tempo quantitativo e poco qualitativo. E quindi incontri come questo, che ci permettono di entrare nella complessità, perché dobbiamo accettare che non sempre le cose sono semplici. Invece in giro ci vogliono far spacciare il messaggio che tutto sia per forza facile, banale, accessibile, e invece accettare la fatica della complessità, quindi ragionare sulle cose e provare ad andare al fondo delle cose, e secondo me è una buona strada per provare ad entrare in un tempo che non è solo quantità, non è solo il tempo dell'agenda che abbiamo tutti purtroppo con gli impegni, ma che diventa anche un tempo qualitativo. Quindi insomma ringrazio il relatore e chiuderei in questo modo, insomma ringraziando anche coloro che ci hanno visto adesso e che ci vedranno poi nei prossimi giorni. Bene. Ciao, Ciao, Ciao. ciao, ciao a tutti. ciao.